Il mio nome è Giancarlo Signoretto, questa è Gianni Fornaci, non so una comparsa, ho un ruolo non da poco, sono un maestro vetraio, perciò il maestro vetraio è diciamo quello che tira il treno, no? Capostazione. Mi diverto da 41 anni e mezzo e più che passa il tempo più mi diverto per una sola ragione. La ragione qui è che il mio lavoro mi piace, è una passione che mi ha trasmesso i miei fratelli, ma dopo ho scoperto che forse potevo alzare la voce anche me con questo lavoro. Perciò quando ti sei maestro ti puoi alzare la voce. Diciamo che adesso è un po' più complicato perché non sei più il maestro una volta. Il maestro una volta insegnava rigore, l'educazione e soprattutto ti insegnava un mestiere. Oggi i più vecchi se ne vanno via, quelli che ha fatto la storia. Dopo se ne va via anche a buttata, qui ancora più vecchia. Parlo di Pino Signoretto, parlo di tanti maestri, adesso non faccio i nomi perché non so se sei d'accordo che possa fare il nome delle persone. Maison fondée en 1866, parlo bene francese. Murano è molto vecchia come tradizione. Mi posso parlare di una parte da quando ho cominciato a lavorare, perciò nel lontano 1978. Mio papà era un po' quasi un gitano perché girava, perché dei 8 figli non tutti sono nati qua. Perciò mio papà girava, si portava in giro la sua arte, era un pittore, faceva quadri, viveva così. Però ha trasmesso a tutti quanti un potenziale di movimento artistico, cioè mi ha dato un dono, queste mani che adesso noi altri col vetro siamo io a sfruttarle al 100%. Cioè noi altri, Signoretto come famiglia, non è una famiglia nobile o chissà i grandi nomi di Murano, adesso non posso stare qua a farti, però noi siamo una famiglia povera, primo, molto povera. Abbiamo vissuto nei favelas di Murano, di fronte al cimitero, l'unico cimitero Murano, al muro di qua, delle tombe, c'aveva 6 baracche di legno e a quinta c'era dove sono nato me. Perciò so da dove arrivo. Perciò per me questo qua è un bel regalo alla vita, perché tutti i nostri miei fratelli hanno cominciato a lavorare a 9 anni, ma perché doveva mangiare. E perciò una volta purtroppo devi fare una scelta, o diventare intelligente e morire da fame, o diventare stupido e bravo per il vero. Perché non c'era la possibilità di fare due, di andare a scuola e fare l'altro. Una volta andavo a lavorare e basta. I maestri una volta c'erano ignorantoni, ma non perché io volevo essere ignorantoni, perché non avevo il mezzo di andare a scuola, perciò c'era grezzi, no? E svuotava i piatti, svuotava pattoni e tutto, però c'era il modo di insegnare, un po' grezzotto. Però i miei fratelli, tutto sommato, tutti quanti hanno fatto un percorso meraviglioso, perché io ho scritto anche io 2 o 3 pagine di Murano. Eravamo 8, 6 maschi e 2 femmine. Siamo rimasti in 6 maschi, di 6, 4 sono usciti maestri. Sempre alla guida di Pino, perché Pino è quello che si è un po' sempre tenuto d'occhio, diciamo. Io sarei più piccolo, perché con Pino ho 19 anni di differenza. Perciò io Pino l'ho conosciuto a 14 anni, che era già maestro. Quando sono entrato, diciamo, l'ultimo della famiglia nella Seguso, Fornaci Seguso, praticamente un signore mi ha detto anche quello è tuo fratello. Ho detto anche quello, e dove sono fuori? E mi sono avvicinato e ho conosciuto mio fratello più vecchio. Pino Gausa, Pino ha avuto il coraggio di fare il primo aereo e che è stato solo in America, non sapevo che era America.
Cose smontare, sono in spiaggia, no, c'era l'America. Però Pino che ha fatto quello che ho visto, e ha detto legge, e ha portato storia in Murano, però non ha regata, c'è torna a casa con la storia. E ha detto, ragazzi, noi altri siamo così. Se vuoi vederne dove veniamo a Murano. E difatti, ancora adesso, gente, turismo, quello più curioso è l'americano. Chi se ne sta su sta isola? Sta isola che è un po' un'isola che non fa più rumore. Se ne sta un Giancarlo Signoretto, un Checco Ragazzi, fioi che mi conosco, perché siamo amici più che maestri. Perché qua vorremmo il vero, lavoreremo perché siamo amici, però lavoreremo il vero anche perché siamo maestri. Perciò c'è pochi qui che veramente pensano come me su sta isola. Qua adesso l'isola si è fatta ormai di tutto quanto circola. Mi so il direttore, mi so il vice direttore, mi so il direttore. Ma direttore di cosa? Se non c'è più niente, il direttore dell'industria. Che industria che è? Siamo stati entregati. Avevamo più coghi, non avevamo nessun ristorante, questa è la realtà. Fioi, il ristorante che deve essere più gente che mangia e meno coghi. Capito? Massa gente che si dà titoli. Ma qui i titoli non devono nessuna parte. Vieni qua, torsi a canna, dentro mette la canna nel forno, tira fuori il vetro e comincia a lavorare. Se parla del vetro quando che si lavora, non quando che si sta da dire un bancone col computer. Col computer non si fa un cazzo. Qua bisogna venire. La storia l'ha fatta i maestri col vetro, creando, costruendo, lavorando con i più grandi designer. Oh ragazzi, Picasso se veniva a Murano mia perché ha perso il batteo, sa? Se veniva qua perché vuole lavorare con i maestri vetrai. Ya capito? Cioè, se io parlare di Picasso, mica del carriere che faceva le scarpe che gasserà l'altro giorno. E ora mi vogliono a Murano con Picasso, voglio vederlo ancora in giro, voglio vedere tanti artisti che si venivano qua. Ma perché veniva qua? Si veniva qua che c'era solo una ragione, vuol dire che c'era dei maestri che c'erano fatti per fare la creazione dell'arte. Murano è arte, così è un sport, ti capisci? E invece se voglio fare alberghi, ristoranti, io da giovane, a parte non avevo skate, perciò non potevo andare in ristorante, ma un ristorante che c'era, due trattorie, un bar. Adesso voglio dire, ti dai scelta, il ristorante più stupido per andare dentro che ti do 120 euro per mangiare. E adesso fra poco, qui ora finito questi grandi mostri di hotel, che poi non so chi che cazzo che andrà, perché io non posso andare, non posso permettermi. A Murano guarda diventare una Disneyland, e ancora manco una Gardaland, capito? Murano, da quando mi sono nato e ho cominciato a andare in fabbrica a 14 anni, ho sempre visto che non si poteva entrare sulle fabbriche. Non ho mai capito perché, dopo a 18-20 anni ho capito che c'era un sistema di gelosia. Murano non è mai stata un'isola che lavora per gli stessi interessi, è stata un'isola che si cercava anzi di allontanarsi uno dall'altro, perché subentrava la gelosia, il fatto che mi sono più bravo di te e ti più bravo di quest'altro. E ancora adesso, dopo 1000 anni, che c'è questa mentalità qua. Murano secondo me merita molto di più. Se ci fosse più coraggio di collaborazione, Murano non sarebbe in difficoltà. La difficoltà delle volte ce la vogliamo creare noi stessi. È la famosa frase piangersi addosso. No, a luglio una mia allieva è venuta a fare uno stage e ho detto mi piace questo lavoro, sì, ho detto ma finché ti fa che è a scuola, ma lavoro vero ragazza è tutta un'altra cosa. E lei ha visto prende i rischi insomma. Murano non ha mai accettato la presenza femminile in fornace. Mi chiamo Agnese Tegon e sono socia assieme a Giancarlo Signoretto. Terminata la scuola ho partecipato al Premio Murano, che è un concorso di disegno che ha rilanciato Giancarlo anni fa. Durante questo concorso ho fatto dei disegni e dei maestri vetrai me l'hanno realizzati. In azione ho visto Giancarlo e ho visto che c'era una ragazza che lavorava con lui e abbiamo chiesto se una ragazza poteva lavorare in fornace e lui ha detto sì, perché no? Tienti pronta
e poi dopo un mesetto mi ha chiamato, serviva una ragazza o un ragazzo che mettesse giù delle foglie d'oro per fare delle medaglie e sono stata 10 giorni, 8 ore al giorno a mettere giù 2500 foglie d'oro. Dopo questa esperienza mi ha detto: vuoi continuare? Ti piacerebbe continuare? Gli ho detto sì, sono 5 anni che lavoro con lui, abbiamo lavorato da dipendenti e da luglio abbiamo deciso di aprire la fornace assieme. Spero di imparare bene da Giancarlo, le basi direi che ce le ho, per dare una mano a lui abbastanza, sono arrivata a un buon livello, non ottimo ma buono, pian pianino sto imparando e spero in futuro di diventare brava. Il lavoro più grosso del maestro è creare della squadra una famiglia, dove non deve essere solo attenzione i problemi di lavorare a giornata, ma che deve essere quasi una cooperazione, capito? Tra maestro, l'aiutante, il secondo aiutante. Però il vetro, se sta in medicina per la famiglia Signoretto, ne ha portato tutti quanti ai stessi. Abbiamo superato tutti gli ostacoli e se so di parlare quasi perché sei dentro il mio ladrione, mica c'è un forno che mi tutti i giorni parlo con io. Per diventare forza deve collaborare, non che deve essere gelosia. I ragazzi insegno a tutti quelli che entrano dalla porta con me, Giancarlo risolve questo problema. Così si la fa, capisci? Ma dove credevo di andare? Ma un giorno come fermo, cosa mi porto via? I cavaretti, mi metto intorno alla casa. Cioè ragazzi, scherziamo, se moriva noi, ne moriva noi. Cioè mi prendo bene in testa sta roba. Il futuro spero che sia fatto proprio di donne. Che la gente entra a quella porta e dice: aspetta, ma lavora solo donne? Sì, perché abbiamo girare a Fortaia, no? Siamo andati un po' controcorrente come i salmoni, no? Forse i vecchi sta la storia qua non che piacerà mai, non accetterà mai, perché dice come? Non deve essere fatta da mani degli uomini, maschile. E bene, se il vetro può lavorarlo tutti, e perché non una donna?